Buonasera ragazzi, buonasera amici. Allora continuiamo con Platone. La scorsa volta nella prima lezione abbiamo parlato della vita di Platone. Adesso parliamo delle opere. La nostra gattona Sofì ci fa compagnia, vero Sofì? A lei piace essere dondolata e naturalmente ci augura buona fortuna. Ora, anche perché si spazientisce, inizia a mordermi, aia, la lasciamo andare un bel salto Sofì, 1, 2, 3, salto. 1, 2, 3, salto. Ok, a lei piace molto saltare. Allora, le opere di Platone. L'altra volta vi ho parlato della vita, no? Vi ho parlato di tutte quelle cose, delle vicende biografiche più importanti di Platone, dei suoi 3 viaggi a Siracusa, della sua delusione nei confronti dei vari regimi politici che si sono alternati, che si alternavano ad Atene, la prima democrazia, il regime dei 30 tiranni che ha umiliato Socrate, la seconda democrazia che manda a morte Socrate, no? E il fatto che Platone preferisca insomma cercare di insegnare la sua filosofia e la sua politica non tanto ad Atene quanto a, ricordate, a Siracusa, prima con Dionigi il vecchio, poi con il nuovo tiranno Dionigi il giovane, e tutte quelle vicissitudini, insomma le cose non andavano tanto bene con Platone. Chi ci racconta queste cose? Attenzione, la fonte primaria sulla vita, sui viaggi a Siracusa, ma anche sugli interessi politici, sull'importanza della politica nella filosofia di Platone, la fonte primaria è Platone stesso, in una delle opere, in una delle lettere, la lettera settima. La lettera settima, controversa, di cui dobbiamo parlare per diversi motivi, una delle lettere di Platone che ci sono state conservate, in totale ci sono 13 lettere, d'accordo? Quindi all'interno delle opere di Platone fanno parte anche queste 13 lettere, esistono anche queste 13 lettere. Nella lettera settima Platone ci dice all'inizio e nel corso di tutta l'intelaiatura della lettera, ci dice che lui era sempre stato interessato alla politica sin da giovane, che in realtà la sua filosofia ha come esito, ha come conseguenza, ha come finalità l'azione politica. Quindi questo è molto importante. Platone poi spiega nella lettera che ha sempre esitato a fare politica ad Atene per i motivi che vi ho raccontato la scorsa volta, e poi alla fine ha finito per non impegnarsi mai nell'agone politico. Tuttavia, Platone dice che sin da quando era giovane il suo interesse primario è la politica. Questo è molto molto importante, perché Platone passa spesso per un filosofo, no? Un metafisico, uno che si occupa del mondo delle idee, l'iperuranio, il mondo sovrasensibile, queste idee, forme, insomma, che stanno dove? In un'altra dimensione, cioè passa per essere un metafisico astratto, uno che si occupa di gnoseologia, anche qui in maniera molto idealistica, criticando la conoscenza sensibile, pensando che l'unica vera conoscenza sia quella intelligibile, la conoscenza delle idee. Tutto sembra molto astratto, sembra molto metafisico, sembra molto idealistico. Platone si occupa dell'anima, no? L'anima immateriale, immortale, che si stacca dal corpo e così via. In realtà tutte queste, attenzione, tutti questi ambiti che Platone affronta, metafisica, gnoseologia, psicologia, la teoria dell'anima, sono comunque finalizzate alla politica, cioè la filosofia di Platone è integralmente politica. Come dicono molti interpreti con cui io sono d'accordo, la filosofia di Platone è dall'inizio alla fine politica. La metafisica, la gnoseologia, la teoria dell'anima gli servono per costruire il suo orizzonte politico, per riallineare la sua politica che, a differenza di quello che dicevano i sofisti, non può esistere, secondo Platone, la politica senza la conoscenza del bene, senza un discorso sulla verità, d'accordo? Sulla conoscenza e sulla conoscenza della verità, perché come vedremo in seguito, tutte queste cose che vi sto accennando, poi ovviamente le vedremo molto meglio, le approfondiremo nei dettagli in seguito, magari le vedremo tante volte, in tante lezioni, anche in tante lezioni diverse.
Platone, seguendo, condividendo in tutto e per tutto l'intellettualismo etico, l'ottimismo etico di Socrate, vi ricordate, ne abbiamo parlato nelle lezioni su Socrate, Platone pensa che la conoscenza del bene, la conoscenza dell'idea di bene, di un bene oggettivo, immutabile, eterno, non dei beni terreni che corrispondono a oggetti che sono soggetti al mutamento, ma del bene, dell'idea di bene, idea immutabile, eccetera. Chi conosce il bene teoreticamente, astrattamente, non può non metterlo in pratica, vi ricordate? E così sarà un buon politico. Quindi attenzione, la filosofia di Platone è tutta protesa alla politica, semplicemente lui dice che per poter fare il politico, per prendere delle decisioni giuste, delle azioni giuste, creare uno Stato giusto, approvare delle leggi giuste e metterle in pratica, bisogna conoscere che cos'è il bene, che cos'è il bene in sé, che cos'è il giusto in sé. Solo così ci si potrà poi occupare nella pratica delle singole leggi giuste o degli esempi, delle realizzazioni concrete del giusto. Per questo a lui interessa il bene in sé, le idee, la conoscenza, una conoscenza sovrasensibile delle idee, forme e così via. Non sono cose astratte, cioè una metafisica così per la metafisica. La metafisica è totalmente finalizzata alla politica, che è proprio dove Platone vuole andare a parare, dove vuole andare a finire, è proprio vuole andare a finire in politica, anche se si limiterà a delineare la sua filosofia politica nelle sue opere, ma lui non farà mai personalmente politica, non scenderà mai in politica. Quindi attenzione, attenzione, attenzione a questo elemento. Lui ribadisce nella lettera settima che sin da quando era giovinetto il suo interesse è sempre stato la politica. Poi parla di tutte le vicissitudini che abbiamo visto, dei 3 viaggi a Siracusa e così via. E quello che non vi ho detto, parlando appunto della vita di Platone, è che dopo il 3° viaggio a Siracusa, cosa succede? Arriva a Platone la notizia che Dione, vi ricordate, ha effettivamente cercato di scalzare il tiranno, suo nipote Dionigi il Giovane. Dione ha cercato di rientrare, esiliato, ha cercato di rientrare a Siracusa e di sostituire al potere il tiranno Dionigi, di ucciderlo, ma è stato sconfitto, è stato a sua volta ucciso, sconfitto e ucciso insieme ai suoi partigiani. Quindi vedete, Dionigi il Giovane non aveva tutti i torti, non aveva torto a diffidare, ad aver paura di Dione, a pensare che volesse fargli le scarpe, che volesse usurpare il suo trono. Arriva, attenzione, a Platone la notizia della morte del suo carissimo amico Dione a Siracusa. Per Platone, che è già anziano, non sappiamo esattamente quando Dione ha provato a realizzare questo colpo di stato e è stato ucciso. Sicuramente qualche anno dopo, il 361, cioè il 3° e ultimo viaggio di Platone a Siracusa. Allora capite, a Platone già anziano arriva la notizia del tentativo di ribellione di Dione, della sua morte. Per Platone, insomma, è una tragedia. Lui è già anziano. Per Platone questi avvenimenti rappresentano la fine delle sue speranze di poter influenzare il governo di Siracusa, di poter mettere in pratica le sue dottrine politiche che erano impossibili da mettere in pratica nella democrazia ateniese. Da un'altra parte, nella tirannide siciliana di Siracusa, Platone quindi prova a fare un bilancio della sua vita, dei suoi viaggi a Siracusa, dei suoi interessi politici, delle delusioni che ha avuto dai vari regimi politici di Atene. In che modo? Scrivendo una lettera, appunto la lettera settima, che è una lettera che è indirizzata ai familiari di Dione, d'accordo? Lettera settima di cui parleremo anche dopo, è indirizzata ai familiari di Dione. Per questo nella lettera Platone ripercorre i suoi viaggi a Siracusa, i suoi interessi politici, i suoi rapporti con Dione, con i 2 tiranni, Dionigi il Vecchio e Dionigi il Giovane, perché sta raccontando tutte queste cose ai familiari di Dione che non le avevano ben chiare. Poi verso la fine della lettera Platone
di lunga in un elogio di Dione, che appunto era stato appena ucciso, e poi fa delle considerazioni, attenzione, fa delle considerazioni generali sulla politica, la buona politica, e la sua ormai disillusione nei confronti della possibilità che possa esistere uno Stato giusto, uno Stato non corrotto, uno Stato in cui i governanti facciano davvero l'interesse generale e non l'interesse di se stessi. E chiude, vediamo se riesco a citare proprio la chiusa famosa, Platone disilluso, dicendo: io vedo che ad Atene le leggi, i costumi si corrompevano, si dissolveva tutto e così via. Io desideravo moltissimo partecipare alla vita pubblica, ma osservando il degrado, no, della democrazia ateniese, che tutto era completamente sconvolto, mi sbigottii, finì per sbigottirmene, e quindi insomma rimase molto amareggiato, tanto da rifugiarsi in un'idea che forse è un'utopia, come chiude Platone la lettera settima. Dice: io per agire, per entrare in politica, aspettavo sempre il momento opportuno, ma mi accorsi che le città erano mal governate e niente, fui costretto a dire, attenzione, questa è la famosa chiusa della lettera settima, fui costretto a dire che solo la retta filosofia rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane se prima al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti per qualche sorte divina dei veri filosofi, d'accordo? E quindi Platone dice: l'unica soluzione affinché la politica faccia il suo mestiere è il fatto di mandare al governo i filosofi. I filosofi devono governare, gli uomini politici devono diventare filosofi, non si sa come, oppure i filosofi devono governare, devono prendere il potere nella città. Ovviamente quest'idea sarà messa in pratica, per quanto sulla carta, nella Repubblica, in cui Platone costruisce l'idea di uno stato ideale, di uno stato perfetto, utopistico comunque, pensando appunto che debba essere messa al governo la classe dei filosofi. Quindi la lettera settima, di cui poi riparliamo, la lettera settima, insieme alle altre lettere, che ripeto sono 13, rappresentano uno dei titoli, una delle opere di Platone, proprio caso unico nella letteratura greca e forse proprio in tutta l'antichità. Ci sono arrivate tutte le opere, forse fin troppe, perché ci sono arrivate molte opere che sono spurie, che sono false, che non sono scritte da Platone, che sono scritte da qualcun altro che lo imitava, che è venuto dopo di lui. Quindi noi abbiamo ben 36 opere di Platone. Le lettere, che sono 13, rappresentano uno di questi 36 titoli. Attenzione, cioè le 13 lettere non sono 13 opere diverse di Platone. Con il titolo collettivo di lettere rappresentano uno dei 13 titoli delle opere di Platone. Attenzione, queste 36 opere di Platone si dice sono dialoghi. Questo è molto significativo, ma presenta anche dei grossi problemi di interpretazione per noi. Platone non scrive in prima persona, Platone non scrive dei saggi, Platone scrive dei dialoghi, delle opere di fiction, di narrativa, come se fosse un teatro. Lui mette in scena dei personaggi che parlano, no? Socrate, due punti virgolette, poi Protagora gli risponde due punti virgolette, poi Socrate parla a sua volta e così via. Sono dei dialoghi con dei personaggi che prendono la parola a turno, e quindi c'è una dialettica, c'è un dibattito, c'è una discussione, c'è spesso anche un'azione. I personaggi magari si muovono da un luogo all'altro, entrano e escono da un'abitazione e così via. Però l'azione di solito è molto limitata. Succede per esempio nel simposio che tutti parlano, poi alla fine arriva Alcibiade che non era in casa, irrompe in casa e anche lui inizia a parlare. E quindi Platone utilizza dei personaggi
dei personaggi, anche quando si tratta di personaggi che corrispondono a persone storicamente esistite, noi come facciamo a sapere esattamente come la pensa Platone? Molto spesso Platone imbastisce questi dialoghi mettendo a confronto, capite? Mettendo a confronto opinioni diverse, come faceva Socrate, come facevano i sofisti. Cioè Platone usa la dialettica, anche se lo fa per iscritto. Mette a confronto opinioni, tesi contrastanti diverse, non sempre si capisce quale sia l'idea di Platone, a volte sì è chiaro qual è la tesi di Platone e gli interlocutori vengono confutati, esprimono idee diverse rispetto a quelle di Platone. Però attenzione, la cosa non è così facile. Platone, un po' come Socrate, non vuole chiudere definitivamente il discorso, la discussione, il sistema, arrivare ad una verità definitiva. I dialoghi molto spesso sono aperti, cioè, ok, sembra che il personaggio che rappresenti Platone esprima le idee di Platone, cerchi di confutare le idee degli altri, quelle sono le cose che pensava Platone. Però a volte Platone si fa mettere in difficoltà da altri personaggi e quindi non sempre, capite, noi possiamo identificare l'opinione di Platone con il personaggio principale o con il personaggio che rappresenta all'interno della finzione, del dialogo, le idee di Platone. Le idee di Platone possono essere anche essere riconosciute anche nelle obiezioni che gli altri personaggi muovono al personaggio che rappresenta le idee di Platone. Platone attraverso gli altri personaggi mette in dubbio se stesso, rende sempre mobile, mai conclusiva, mai definitiva la sua speculazione, la sua teoresi, la sua filosofia. Il dialogo permette, come faceva Socrate oralmente, no? Come faceva Socrate oralmente, permette di non arrivare ad una verità definitiva. Sembra a volte che un dialogo sia arrivato a una verità definitiva, questa verità definitiva viene messa in discussione in un altro dialogo, magari con gli stessi personaggi, magari un dialogo considerato come immediatamente successivo nel tempo, no? Rispetto al dialogo precedente. Molti dialoghi sono contraddittori tra loro. Platone ha una teoria di base, no? La teoria delle idee, però sperimenta anche altre soluzioni, fa degli esperimenti. Quindi Platone è molto meno sistematico di quello che sembri, molto meno assolutistico di quello che sembri. Platone in qualche modo lascia aperto, lascia aperta una conclusione e che spesso questa conclusione non arriva con sicurezza e quindi questo è il problema, dove stanno veramente le idee di Platone. Le idee di Platone, anche se capiamo in quale personaggio risiedono, spesso non sono da prendere come definitive. E quindi il personaggio che di solito esprime le idee di Platone è Socrate, cioè Platone parla per bocca di Socrate, ma è sempre così. Socrate ha una assoluta preminenza nei primi dialoghi, fino ad un certo punto. Socrate è il protagonista assoluto, esprime le idee di Platone. Però poi attenzione, andando avanti nel tempo, Socrate viene sempre più marginalizzato, anche perché il dialogo, Platone rifiuta un po' il dialogo dialettico, botta e risposta di Socrate. Alla fine si finisce con un personaggio che parla quasi sempre lui e il dialogo è praticamente inconsistente, gli altri personaggi intervengono così per dire soltanto delle cose di circostanza oppure per annuire, per dire sì, hai ragione, sì, anche a me pare così, d'accordo? Quindi sono dei dialoghi, sì, nella forma rimangono dialoghi, però in realtà c'è un solo personaggio, parla sempre lui, non vi sono magari obiezioni significative. E la figura di Socrate tramonta, cioè negli ultimi dialoghi Socrate o appare appunto come un comprimario, non è più lui il dominus della discussione, non è più lui l'esponente principale del dialogo, quello che parla di più.
Socrate diventa un personaggio meno importante, appunto del tutto irrilevante, che si limita a dire sì sì, sì vai avanti, anche a me sembra così e così via, mentre altri personaggi portano avanti le idee di Platone. Poi c'è anche un'altra questione, nei dialoghi giovanili, ecco vediamo la prima colonna a sinistra, i dialoghi giovanili di Platone. Platone non ha ancora elaborato un suo sistema originale, non si è ancora sganciato da Socrate e quindi si suppone che il Socrate personaggio, attenzione, di questa prima colonna di dialoghi giovanili, non esprima le idee di Platone, o non solo le idee di Platone, esprima le vere idee di Socrate, ok? Platone, non avendo ancora un suo sistema, si limita a esprimere le idee del maestro Socrate, alcune delle quali lui condividerà al 100%, però si tratta di Socrate, cioè il Socrate personaggio, nei dialoghi giovanili di Platone, si identifica col Socrate storico, e quindi noi abbiamo Socrate che parla, che esprime le idee di Socrate. Invece, nelle seconde due colonne, cioè andando avanti nel tempo, nei dialoghi della cosiddetta maturità di Platone o nei dialoghi della cosiddetta tarda maturità, Socrate non esprime più le idee del Socrate storico. Socrate rappresenta soltanto, avete già capito, il corifeo delle idee di Platone. Socrate esprime le idee di Platone. Per questo motivo io non parlerò del dettaglio dei dialoghi giovanili di Platone, perché ho già parlato di questi quando abbiamo trattato Socrate. D'accordo? Ho già parlato di questi dialoghi, perché in questi dialoghi Platone esprime le idee di Socrate e quindi io li ho trattati quando ho trattato Socrate. Parleremo invece dei dialoghi in cui Socrate esprime le idee di Platone, oppure altri, alla fine altri, al posto di Socrate, altri personaggi esprimono appunto le idee di Platone. Quindi c'è da dire che un'evoluzione, vedete, un'evoluzione e anche un ordine cronologico dei dialoghi può essere ricostruito almeno in parte tenendo presente la figura di Socrate. Socrate è centrale all'inizio, all'inizio esprime, ricordate, i dialoghi aporetici di Socrate. Socrate, per esempio, caratteristici sono appunto il Carmide, il Lachede, il Liside, l'Eutifrone, che forse è il migliore, il più rappresentativo, il più significativo di questi. Noi abbiamo un Socrate che porta avanti la dialettica, ricordate, l'ironia e la maieutica, e chiede a ognuno di questi personaggi, Carmine, Lachede, Liside, l'Eutifrone, il Tiesti. Vi ricordate che cos'è? Che cos'è il concetto universale, che in un dialogo chiede cos'è l'amicizia, nell'altro che cos'è il coraggio, nell'altro che cos'è il santo e così via. Ricordate l'ironia socratica, l'interrogare socratico, il personaggio dà una prima risposta, a Socrate non piace perché il personaggio dà una risposta in base ai suoi pregiudizi, oppure parla di un esempio particolare della virtù, del giusto. Ricordate che per Socrate, come per Platone, la virtù è unica, quindi l'amicizia, il coraggio, il santo, il bene, il bello, sono in realtà aspetti di un'unica cosa, un'unica virtù. Socrate vuole sapere in generale qual è l'universale concetto, anche la definizione linguistica di questa virtù. I personaggi gli rispondono dando invece non una risposta universale, che cos'è il giusto, cos'è il saggio, ma danno una loro versione particolare, relativistica, soggettiva di che cos'è la virtù, che fa riferimento, ricordate, l'abbiamo già spiegato, che fa riferimento al posto in cui vivono, ai loro pregiudizi, al loro nomos particolare, oppure ad esempi specifici di che cos'è la virtù. Socrate vuole sapere cos'è la virtù, ironicamente porta, no, sottilmente l'interlocutore a mettere in discussione la sua risposta precedente, ne dà un'altra. Anche qui Socrate con l'ironia porta l'interlocutore da solo a mettere in discussione la sua risposta, ne dà un'altra ancora. Alla fine ci si saluta senza essere arrivati a nessun tipo di conclusione. Quindi questi sono dialoghi tipicamente socratici, d'accordo? Nei dialoghi giovanili Socrate esprime le idee di Socrate. Ovviamente tra i dialoghi giovanili noi ne abbiamo ampiamente parlato appunto nella lezione di Socrate, l'apologia di Socrate e il Critone. L'apologia di Socrate è probabilmente il primo dialogo che Platone scrive.
parla del processo, della difesa, del discorso di difesa che Platone recita al processo contro di lui, che si conclude però purtroppo con la condanna nei confronti di Socrate. Si suppone che l'Apologia di Socrate sia proprio il primo scritto di Platone. Non solo che Platone sia stato mosso a scrivere e a occuparsi più approfonditamente della filosofia proprio in seguito alla morte di Socrate. Socrate muore quando Platone comunque ha già 28 anni, ma Platone fino a quel momento non si è segnalato per essere uno dei discepoli più significativi di Socrate. D'accordo? Sì, era un suo discepolo, ma non aveva espresso nessun tipo di idea originale, non aveva scritto niente. Invece Platone inizia a scrivere e a occuparsi in maniera più approfondita della filosofia e da un altro punto di vista rispetto al semplice problema della virtù, proprio per via della morte di Socrate. Quindi ad innescare la prodigiosa, straordinaria carriera proprio di scrittore di Platone sarebbe stato proprio un evento specifico, quello della morte di Socrate. La morte di Socrate avrebbe sconvolto Platone, avrebbe dato nuove prospettive al suo pensiero, gli avrebbe comunicato nuovi dilemmi, nuove domande. Platone inizia a pensare com'è possibile che la democrazia, che viene vista come il sistema migliore, abbia ucciso Socrate. Allora la democrazia non è il sistema migliore. Platone forse lo pensava già prima, sempre stato ostile alla democrazia. E allora qual è lo stato giusto? Quali sono le leggi giuste? Che cos'è il giusto? D'accordo? E quindi inizia a scrivere. Critone, abbiamo visto, è probabilmente scritto dopo l'Apologia. Vi ricordate, il Critone parla della detenzione di Socrate, Socrate che parla con i suoi allievi nella cella aspettando la condanna a morte, l'esecuzione, la condanna a morte, realizza un discorso immaginario con le leggi di Atene, e le leggi gli dicono: Socrate, vuoi fuggire, cosa stai facendo? E Socrate ribadisce la sua intenzione, che è stata messa già in evidenza nell'Apologia, di subire la condanna a morte e di morire per non violare le leggi della città che lui aveva sempre rispettato fino ad allora, anche se in questo caso applicate in maniera ingiusta, perché Socrate sostiene di essere stato ovviamente condannato ingiustamente. Quindi niente, Apologia di Socrate e Critone fanno proprio riferimento alle vicende processuali e alla detenzione di Socrate. Poi attenzione, abbiamo altri dialoghi giovanili, Protagora e Gorgia. Molti interpreti sostengono che siano dialoghi della maturità. Io non sono molto d'accordo. Il Protagora e Gorgia sono certamente più strutturati, più complessi rispetto agli altri dialoghi giovanili. Probabilmente sono gli ultimi tra i dialoghi giovanili. Probabilmente Protagora e Gorgia sono il ponte, no? Che unisce il periodo giovanile delle opere di Platone al periodo delle opere della maturità. Ok. Il Protagora e Gorgia comunque sono dialoghi aporetici fino a un certo punto. Magari il Protagora lo è in parte, però la conclusione, sia pure ironicamente, si capisce benissimo. Il Gorgia non è un dialogo aporetico, cioè ci sono tante idee di Socrate, quella dell'unità della virtù, quella della virtù come scienza e non come retorica o tecnica di persuasione, come dicono i sofisti, quella della convenienza, del fare il bene, d'accordo? Il fatto che solo chi fa il bene è felice, e chi fa il bene e chi non fa il bene, chi fa il male lo fa involontariamente, no? La famosa dottrina per cui chi fa il male lo fa involontariamente, come per un difetto di conoscenza, perché se sapesse cos'è il bene non praticherebbe il male. Quindi l'intellettualismo etico che abbiamo spiegato nelle lezioni di Socrate, la famosa dottrina secondo cui per Socrate è preferibile subire ingiustizia piuttosto che farla, e tante altre cose in cui Socrate confuta, o almeno cerca di confutare, importanti sofisti. Quindi questi dialoghi sono proprio una critica della sofistica, del relativismo sofistico, dell'immoralismo sofistico e del realismo politico dei sofisti. Sono dialoghi lunghi, molto strutturati, eccetera, però rimangono comunque sul piano della virtù. Si fanno magari più politici, parlano anche delle leggi, dello Stato e così via, però comunque si tratta sempre di idee di Socrate, ok? Idee che resteranno
immutate anche in Platone, però non c'è ancora la teoria delle idee, capite? Non c'è ancora la manifestazione del sistema originale con cui Platone si stacca da Socrate. Tra i dialoghi giovanili abbiamo anche, attenzione, il primo dialogo della Repubblica, il primo libro, attenzione, dei 10 libri della Repubblica, che fu scritto prima degli altri 9. Platone, il primo dialogo della Repubblica è un dialogo giovanile che Platone poi, invece di intitolare Trasimaco, come avrebbe voluto in un primo momento, trasforma nel prologo della Repubblica, il primo libro della Repubblica. Ovviamente vede la famosa discussione tra Socrate e Trasimaco. Trasimaco sostiene che l'unica legge è la legge del più forte, e il politico fa solo finta di fare il bene della collettività, ma fa solo l'interesse del suo gruppo, della sua casta al potere. Socrate cerca di confutarlo, e quindi anche questo è un dialogo giovanile. Il primo dei 10 libri della Repubblica è stato scritto prima degli altri. Io di tutti questi dialoghi giovanili, anche del primo della Repubblica, il Protagora e Gorgia, ho parlato, sia pure nelle loro linee generali. Vi rimando alle lezioni su Socrate. Quindi vedete che noi stiamo cercando di costruire una cronologia dei dialoghi di Platone, non noi, non io, ma ovviamente i grandi studiosi. I dialoghi della maturità invece sono i dialoghi in cui si affacciano le idee più caratteristiche di Platone, la dottrina delle idee, del mondo sovrasensibile, intelligibile, l'iperuranio, poi l'anima, la distinzione, la superiorità dell'anima dal corpo, il fatto che l'anima vede le idee, poi le dimentica, le deve ricordare quando viene, per via della dottrina della metempsicosi, l'anima viene costretta all'interno dei corpi, e così via. E quindi abbiamo tra i dialoghi della maturità il Menone, e il Menone che parla anch'esso della virtù, ma parla anche della conoscenza a priori, della conoscenza come reminiscenza, conoscenza che si basa sul fatto che l'anima deve ricordare ciò che ha visto quando l'anima era sganciata dal corpo prima della reincarnazione e quando l'anima si trovava nell'iperuranio, nel mondo delle idee e forme. L'Ippia Maggiore poi non ve li ho scritti proprio tutti, vi ho detto quasi tutti, quelli più importanti. L'Ippia Maggiore parla del bello. Il Cratilo è molto importante, parla della filosofia del linguaggio. Platone qui non parla della teoria delle idee, parla di osservazioni sul linguaggio. Il Fedone è il dialogo che si conclude con la scena della morte di Socrate. Però a differenza dell'apologia di Socrate e del Critone, il Fedone non è un dialogo giovanile. Socrate l'ha scritto più in là. Infatti, anche qui come nel Critone, anche nel Fedone, Socrate prima di bere la cicuta discute con i suoi allievi, però le cose di cui discutono, in particolare dell'anima, delle 3 prove dell'immortalità dell'anima, non sono idee di Socrate, del vero Socrate storico, sono idee di Platone. Il Simposio è il famoso dialogo che parla dell'amore e del suo rapporto con il bene e l'idea di bene nell'iperuranio, ma il Fedro fa ancora di più, perché rispetto al Fedone, rispetto al Simposio, scusate, il Fedro riprende il problema dell'amore e lo collega molto più ampiamente di quanto accada nel Simposio, lo ricollega con la conoscenza del bene. L'amore viene visto come una forza, forza dinamica ascensionale che fa sì che il filosofo possa passare dai corpi belli, dall'amore delle cose terrene, all'amore e alla conoscenza del bene in sé, della conoscenza delle idee e forme. E quindi, attenzione, poi abbiamo la Repubblica, libri dal secondo al decimo, come vi ho detto. È una repubblica, un'opera utopistica che delinea uno stato ideale che a molti è sembrato uno stato autoritario, cioè con degli aspetti inquietanti, tuttavia è da molti considerato tuttora il capolavoro filosofico di Platone. Attenzione, i dialoghi della vecchiaia e della tarda maturità e vecchiaia, noi non li distinguiamo dai precedenti soltanto perché vengono dopo, cioè per una mera questione di classificazione cronologica, così magari convenzionale.
No, i dialoghi a tarda maturità delle vecchiaie hanno delle caratteristiche precise che li differenziano dai dialoghi precedenti. Cioè, che succede? Che mentre nei dialoghi della maturità Platone esprime la sua teoria cardine, la teoria delle idee e forme, invece nei dialoghi della tarda maturità della vecchiaia Platone cerca di revisionare la teoria delle idee e forme, magari di elaborare anche delle teorie alternative. Per questo questo gruppo di dialoghi è di difficile interpretazione, perché noi vediamo che c'è una revisione in corso della teoria delle idee e un interesse sempre maggiore, che prima era più scarso, un interesse che diventa sempre maggiore da parte di Platone nei confronti delle matematiche e delle scienze e anche della natura, della filosofia della natura. E quindi Platone sperimenta delle possibilità nuove o delle teorie alternative a quella della teoria delle idee. Quindi vedete, Platone non chiude mai il sistema, sperimenta in altre direzioni. Cosa è successo? Nei dialoghi della maturità, per esempio la Repubblica, il Simposio, il Fedro e così via, noi troviamo i grandi miti di Platone, cioè Platone esprime la sua teoria delle idee senza argomentarla molto, ma attraverso dei miti. Però insomma non la dimostra molto, la volgarizza, la esprime attraverso dei miti. Qual è il significato del mito in Platone? Il mito ovviamente può servire al lettore, magari anche al lettore meno educato in filosofia, per comprendere in maniera facile, quindi Platone userebbe il mito per spiegare in maniera facile, più comprensibile, la sua teoria delle idee. Però ci sono altri sospettosi, ci sono alcuni interpreti che vedremo la prossima volta molto sospettosi, hanno pensato che Platone invece usi, attenzione, il mito per esprimere ciò che si può dire al pubblico generalista, ma anche, attenzione, per nascondere determinate proprie idee che lui avrebbe riservato all'oralità, non avrebbe messo per iscritto, capite? Quindi i miti sarebbero un modo, in qualche modo, per, capite, per chi ha ascoltato, è discepolo di Platone e parla con lui nell'accademia, per cui lui, per coloro che ascoltano oralmente le teorie di Platone, queste teorie di Platone che Platone si rifiuta di mettere per iscritto, sarebbero richiamati attraverso delle allusioni. Quindi i miti servirebbero anche per fare delle allusioni, capite, a teorie che non si possono esprimere completamente o che non si possono esprimere, e quindi io li richiamo soltanto sotto forma di mito. Quindi il mito comunica quello che si può comunicare a un pubblico generalista per iscritto, ma il mito avrebbe anche delle caratteristiche, delle caratteristiche che si devono interpretare magari allegoricamente, che possono essere interpretate capite, da coloro che già sanno quali sono le vere, autentiche teorie di Platone o quali sono le idee di Platone che Platone non ha messo per iscritto, e quindi il mito le richiamerebbe in forma metaforica. Quindi vedete, grandissimo problema di interpretazione. Ci sono dei personaggi, li vedremo perché questo merita un'intera lezione, che hanno iniziato a pensare con delle evidenze piuttosto forti, vedremo significative, pregnanti, che Platone non abbia scritto tutto, che Platone abbia delle idee che erano riservate all'oralità e abbia preferito l'oralità alla scrittura, quindi scrive qualcosa, scrive quel che si può dire ad un pubblico amorfo, ma avrebbe riservato per sé, per la scuola, per i dibattiti, per l'insegnamento orale a viva voce all'interno dell'accademia, molte delle sue teorie. Quindi esisterebbero delle dottrine non scritte di Platone, un Platone esoterico. E ovviamente se esiste davvero un Platone esoterico che non ha messo per iscritto molte delle sue idee, anche idee importanti, il problema è molto grosso. Quindi vedete, il mito servirebbe anche ad alludere a teorie, a dimostrazioni, ad argomentazioni troppo difficili o inadeguate secondo Platone per essere messe per iscritto, e che
fanno riferimento all'insegnamento orale che noi non abbiamo nelle opere scritte. Quindi grosso problema, perché Platone utilizza il mito, sono miti famosi, li vedremo, come il mito della caverna, il mito di il mito dell'iperuranio, il mito di Eros, il mito della bigalata e tanti altri. Non sono miti tradizionali, cioè spesso sono miti, quasi tutti, inventati da Platone. Platone non li prende dal mito, li inventa lui, ok? Vabbè, vedremo la prossima volta il problema delle dottrine non scritte, cioè l'idea che Platone non abbia messo per iscritto tutto ciò che pensava o insegnava. Ci sarebbe un Platone esoterico, ci sarebbero le dottrine non scritte che, sia pure con difficoltà, possono essere ricostruite sulla base di quello che Platone scrive. Problema grandissimo. Quello che voglio dirvi ora è che in questi dialoghi della maturità Platone che cosa fa? Platone esprime la sua teoria delle idee, spesso attraverso dei miti, senza spiegarla bene, senza dimostrarla, senza argomentarla. Invece, nei dialoghi della terza fascia, della tarda maturità o della vecchiaia, Platone cerca di aggiustare la teoria delle idee, perché lui stesso si è problematizzato alcune questioni. Ci sono alcuni suoi discepoli, tra cui il giovanissimo Aristotele, che lo hanno messo in crisi andando proprio a attaccare molti aspetti della teoria delle idee e a mettere in evidenza i paradossi, le contraddizioni, dal loro punto di vista le assurdità o l'inutilità della teoria delle idee. Quindi Platone, capite, negli ultimi dialoghi tenta di aggiustare la teoria delle idee, di revisionarla, ma non solo. Il problema è che Platone prova anche a fare degli esperimenti, attenzione, perché questo lo riprenderemo nella prossima lezione. Ci sono dei dialoghi in cui sembra che la teoria delle idee non esista. Non è che Platone, voglio dire, l'ha abbandonata sempre, l'ha abbandonata del tutto, perché la teoria delle idee comunque riemerge anche nell'ultimo delle sue opere, le leggi, però Platone sperimenta, cioè sperimenta altre possibili teorie che nulla c'entrano con la teoria delle idee, quindi fa dei veri e propri esperimenti. In alcuni dialoghi le teorie delle idee non compaiono, Platone fa finta che non esistano e di non averle mai elaborate e prova altre strade. Quindi questo, capite, ci rende la questione molto, molto complessa, molto complessa. Già nel Cratilo, abbiamo visto dialogo della maturità, dialogo sul linguaggio, Platone fa finta che le teorie delle idee non esistano, non vengono mai citate. Ma la stessa cosa vale nel Filebo. Il Filebo è un dialogo veramente, veramente difficoltoso, perché Platone propone un'interpretazione dell'universo e delle cause generatrici, dei principi, delle cause generatrici dell'universo, 4 cause, le vedremo la prossima volta, che appunto rappresenta una teoria in completo contrasto con quella delle idee forme. È un esperimento, non è detto che Platone, capite, abbandoni la sua teoria principale, però fa degli esperimenti, si muove anche in altre direzioni, non vuole chiudersi in un'unica teoria. Questo però ci lascia un pochino sgomenti. Il Teeteto, uno dei primi dialoghi della tarda maturità o della vecchiaia, il Teeteto si occupa della critica della conoscenza sensibile, d'accordo? Della critica di quello che diceva Protagora, dell'idea che la conoscenza sensibile sia vera conoscenza. Il Teeteto critica questo era stato già criticato, attenzione, l'oggettività della conoscenza sensibile era stata già criticata, messa in discussione anche nel Fedro. Poi abbiamo i cosiddetti dialoghi dialettici, un modo con cui Platone cerca di aggiustare, revisionare, modificare sensibilmente la teoria delle idee. È la dialettica, la famosa dialettica di Platone. Parmenide, Sofista e Politico sono dialoghi complessi perché aggiungono un ulteriore addentellato che modifica seriamente, fortemente la teoria delle idee. La dialettica, questi sono i dialoghi dialettici, vedremo cos'è la dialettica. La dialettica è una delle cose più difficili da interpretare in tutte le teorie platoniche. Parmenide, Sofista e Politico sono dialoghi dialettici, soprattutto i primi 2, ma anche il terzo, però nel Politico si parla anche di altre cose, dello Stato giusto, delle diverse costituzioni, eccetera. Timeo, uno degli ultimi dialoghi di Platone, molto lungo, è importante perché è l'unico dialogo che Platone dedica
natura, la Fusis, la filosofia della natura, che inizialmente disprezzava in maniera completa e totale, sostenendo che la natura, gli enti fisici, il mondo materiale, il mondo del divenire e delle trasformazioni non potesse in nessun modo essere conosciuto e spiegato. Invece qui il Platone lo fa, anche se dice che lo fa per gioco, non è una cosa che deve essere presa sul serio, è una cosa verosimile, però come vedremo ci sono anche altri luoghi in cui Platone dice che tutti i suoi dialoghi devono essere presi come un divertimento, come un gioco. Ovviamente questo fa il gioco, scusate, il gioco di parole, il triplice gioco di parole, questo fa l'interesse dei sostenitori dell'esistenza delle dottrine scritte, che dicono, vedete, non soltanto nel Timeo, ma anche altrove Platone fa chiaramente capire che i dialoghi sono dei giochi, dei divertimenti, quindi non devono essere presi sul serio, è l'oralità che deve essere presa sul serio, ma la scrittura e invece viene criticata da Platone. E vedremo che c'è un luogo preciso in cui Platone critica la scrittura. E allora, poi, il Timeo sulla filosofia della natura, il Crizia è un dialogo singolare che si interrompe, è breve, si interrompe a un certo punto, parla di Atlantide, continente sommerso, un altro dei miti più importanti di Platone. Forse molti di voi non sanno, non sapevano, adesso lo sapete, che Atlantide, il continente sommerso, è un mito inventato da Platone. Dell'Atlantide si parla anche nel Timeo comunque, quindi se ne parla nel Timeo e nel Crizia, infatti forse Platone fu indotto a interrompere e abbandonare il Crizia proprio perché stava componendo nello stesso periodo il Timeo, che parla anch'esso dell'Atlantide. Le leggi sono sicuramente l'ultima opera di Platone, l'opera che lui ha lasciato incompiuta, non abbiamo la revisione finale, e le leggi, come la Repubblica, un'opera divisa in molti libri, parla dell'idea dello Stato ideale. Platone cerca in qualche modo di modificare, di rendere forse meno utopistico, più realistico, più pragmatico lo stato ideale. Quindi vedete che noi abbiamo cercato di fare una cronologia dei dialoghi di Platone, d'accordo? Quindi ci sono due problemi nei dialoghi di Platone: stabilire la cronologia, quale è stato composto per primo, per secondo, per terzo. Certo, non si può fare in maniera precisissima, però più o meno avete visto quali sono i dialoghi giovanili, poi della maturità, della tarda maturità, più o meno si è arrivati a un ordine, tranne alcuni dialoghi non si capisce proprio quando siano stati composti, si è arrivati a un ordine abbastanza preciso, proprio a un ordine cronologico. Quindi stabilire la cronologia dei dialoghi è importante, perché come vi ho detto il pensiero di Platone non è sempre lo stesso, viene revisionato, e quindi è fondamentale percepire qual è l'evoluzione progressiva e lenta nel tempo delle idee di Platone. Ma poi, oltre al problema della cronologia, c'è anche un problema di autenticità. Molti dei dialoghi di Platone che ci sono arrivati sono falsi, non sono dei veri e propri falsi, ma sono spesso delle imitazioni da parte di discepoli, a volte di 50 o 100 anni dopo. I dialoghi comunque, i dialoghi falsi di Platone, i dialoghi spuri, vediamo se li trovo, non sono molto importanti, sono spesso dialoghi brevi, dialoghi che comunque non sono importanti. Tutti i dialoghi importanti di Platone, dove dice le cose più importanti, vengono considerati autentici. Sono considerati sicuramente falsi l'Alcibiade II, l'Ipparco, gli Amanti, il Teagete, il Critofonte e il Minosse. Sono considerati forse falsi e forse no, cioè autenticità dubbia, l'Alcibiade I, lo Ione, il Menesseno, l'Ippia Maggiore, l'Epinomide e, attenzione, alcune delle lettere. La lettera settima, fondamentale, che in passato era stata spesso considerata per lungo tempo falsa, adesso viene considerata autentica, e questo è importante. Non ci interessa, vedete, ci sono molti dialoghi di Platone brevi, dialoghi meno importanti, che sono considerati falsi. Ve li ho citati soltanto per completezza. Quindi c'è il problema della cronologia, l'abbiamo visto, della datazione, quando sono stati scritti più o meno i dialoghi, ciascuno dei dialoghi, ma anche dell'autenticità, quali sono veri, quali sono falsi. E allora, perché? Quali sono i criteri con cui noi stabiliamo la datazione
la cronologia, l'epoca di composizione dei dialoghi e se sono falsi o se sono veri. C'è due problemi, la datazione e l'autenticità. Ci sono tre criteri, anzi fondamentali. Evidenza interna, evidenza esterna, anzi per prima, evidenza interna e stilemi. Che vuol dire? Cominciamo con l'evidenza esterna. Cioè, noi possiamo stabilire se un dialogo è stato scritto prima o dopo, falso o no, in base a quello che ci dicono altri autori, altri scrittori, d'accordo? Per esempio molte fonti antiche ci dicono, testimoniano che le leggi sono l'ultima opera di Platone, come vi ho detto, o c'è chi ci dice che quel dialogo è stato scritto prima di quell'altro e così via. Ci sono autori che fanno riferimento ai dialoghi in una certa epoca, quindi vuol dire che quel dialogo è stato scritto prima che quell'autore che ce ne parla scrivesse, non può essere stato scritto dopo l'opera dell'autore X, perché se l'autore X cita la Repubblica e noi sappiamo che l'autore X scrive più o meno in una certa data, la Repubblica deve essere stata già scritta in quella data, cioè l'evidenza esterna sono informazioni che ci vengono date dall'esterno, non dai dialoghi stessi, da altri autori che parlano dei dialoghi o parlano anche ovviamente di episodi che vengono raccontati nei dialoghi. Non è il nostro ausilio maggiore perché non sono molti questi riferimenti ai dialoghi di Platone all'interno di altre fonti. Spesso si tratta anche di fonti tarde, magari successive di un secolo, di diversi secoli a Platone, che magari inventano. Il criterio molto più significativo invece è quello dell'evidenza interna. Noi abbiamo dei riferimenti che vengono fatti tra un dialogo e l'altro. Cioè lo stesso Platone all'interno del dialogo X può fare riferimento al dialogo Y, ok? In maniera esplicita. Cioè parla proprio di una storia, per esempio due dialoghi di Platone, il Fedro ma anche il Timeo, si dice la stessa cosa, che si possono scrivere dei dialoghi, delle storie sulla giustizia. Il riferimento è alla Repubblica, cioè Platone sta citando, se sta facendo riferimento a un altro dialogo, la Repubblica, che quindi, essendo stato, non dico citato, essendovi un'allusione alla Repubblica all'interno del Fedro e del Timeo, è ovvio che la Repubblica è stata scritta prima del Fedro e del Timeo. Però ci sono magari anche dei riferimenti molto più precisi, cioè ci possono essere dei riferimenti abbastanza vaghi ma dei riferimenti precisi. Un riferimento vago per esempio è quando un dialogo di Platone affronta delle obiezioni che sono state poste in un dialogo precedente, d'accordo? O revisiona o critica una teoria che è stata descritte in un dialogo precedente. È chiaro che quindi quel dialogo è stato scritto dopo quello a cui si riferisce, ma ci sono tantissimi casi di evidenza interna proprio particolareggiati. Per esempio viene citata una battaglia, è ovvio che quel dialogo X che parla, dice è appena avvenuta quella battaglia, deve essere stato scritto dopo, magari subito dopo quella battaglia, un trattato di pace o tantissimi eventi. Vi faccio un solo esempio tra i tantissimi che se ne possono fare. Nel Fedro, Platone e Fedro, che sono i protagonisti del dialogo, gli unici due protagonisti del dialogo, fanno riferimento al fatto che Lisia, l'oratore Lisia, sia appena tornato da Atene e abbia aperto una scuola di oratoria con dei principi diversi rispetto all'Accademia di Platone, che infatti Platone critica per tutto il dialogo. È ovvio che quel dialogo, il Fedro, deve essere stato scritto dopo il rientro di Lisia ad Atene e la creazione da parte di Lisia della sua propria scuola di retorica, perché ovviamente viene citato all'interno del dialogo. E così via. Quindi nei dialoghi ci sono riferimenti anche ad eventi politici, a battaglie, a episodi di vario tipo, e quindi questo può rappresentare un terminus ante quem oppure un terminus post quem, d'accordo? Deve essere stato scritto prima di quella data, dopo di quella data, intorno a quella data. Quindi l'evidenza interna è importantissima perché Platone fa riferimento ad altri suoi dialoghi, in molti dialoghi fa riferimento ad altri suoi dialoghi,
ma fa riferimento anche a episodi della vita politica, sociale, di episodi che avvenivano ad Atene e in altre città all'epoca. Non sempre però, attenzione, possiamo fidarci. Per esempio, abbiamo visto ci sono dei dialoghi con protagonisti Protagora e Gorgia. Protagora e Gorgia non stavano sempre ad Atene, fecero dei viaggi ad Atene in anni ben precisi che noi conosciamo. Allora noi potremmo dire, ma allora questo dialogo che si chiama Protagora, in cui Protagora parla, il protagonista, deve essere per forza stato scritto quando Protagora era ad Atene. Voi capite bene che questo è falso, cioè Platone avrebbe potuto anche scriverlo 10 anni dopo la venuta di Protagora ad Atene, mica lo deve scrivere nell'immediatezza. Ma la questione della presenza dei personaggi non è considerata un criterio veramente dirimente, perché cioè, i dialoghi in cui compaiono Protagora e Gorgia potrebbero essere del tutto immaginari. Magari Protagora e Gorgia non hanno veramente parlato con Socrate quando sono arrivati ad Atene, non hanno parlato con quei personaggi, quindi magari Platone li fa parlare, magari facendo esprimere le loro vere idee a Protagora e Gorgia e ad altri sofisti, ma si tratta di un dialogo immaginario, d'accordo? E quindi bisogna fare anche attenzione. Però in realtà lì il criterio veramente fondamentale che anche da sempre, ma poi con le nuove tecnologie computer negli ultimi decenni è diventato decisivo, è quello degli stilemi, cioè degli stili di scrittura. Platone nel corso degli anni cambia il suo modo di scrivere, non utilizza più determinate parole o determinate particelle, ne usa altri, d'accordo? Ne usa altre, cioè cambia proprio il suo stile di scrittura, anche i vocaboli utilizzati, le costruzioni sintattiche, usa una certa costruzione sintattica a partire da un certo punto e così via, e quindi noi possiamo ricostruire, capite, come cambia lo stile di Platone con le possibilità di studio statistico delle parole, delle occorrenze, della vicinanza delle parole con i computer, schiaffando tutti i testi di Platone nel computer, si è arrivato a risultati strabilianti, d'accordo? Quindi in base al mutamento nello stile di scrittura, al mutamento di stile, di modo di scrivere di un personaggio che ha pur sempre scritto, attenzione, nell'arco di quasi 50 anni, quindi nell'arco di quasi 50 anni cambia il suo modo di scrivere. È come se io, non lo so, non lo so, sono un filologo, prendo dei compiti scritti di uno studente dal primo al quinto anno della scuola superiore, non so quali sono quelli del primo anno, non so quali sono del quinto, mi accorgo, capite, con un sottile studio filologico che quello studente faceva un errore o usava certe parole, poi a un certo punto quell'errore non lo fa più, quelle parole non usa più, ne usa altre, cioè posso, capite, mettere in ordine i compiti scritti dello studente dal primo al quarto anno, magari non con precisione assoluta, perché mi accorgo del fatto che man mano, andando avanti, lo studente cambia il suo modo di scrivere, d'accordo? Usa frequentemente delle parole che prima non usava, delle espressioni che non usava, inizia a fare degli errori che non faceva, oppure inizia a non sbagliare più delle cose che prima sbagliava, e quindi io, mettendo a confronto lo stile di scrittura, faccio una cronologia dei suoi scritti, ecco. Quindi la prossima volta parliamo estesamente, ci vorrà una lezione intera, ma anche questa è durata fin troppo, ci sono molte cose da dire su Platone e ancora non abbiamo iniziato a parlare della sua filosofia, pensate, delle dottrine non scritte. Attenzione, Platone nella lettera settima, che io vi ho già citato, si lamenta che Dionigi il Giovane abbia messo per iscritto i principi della sua filosofia, della filosofia di Platone. Platone in quella lettera indirizzata, vi ricordo, ai familiari di Dione, dice che lui non ha mai insegnato, nonostante le tante lezioni, Platone sostiene di non aver mai insegnato i primi principi basilari della sua filosofia a Dionisio, il tiranno di Siracusa. Perché? Perché lui non li ha mai insegnati e dice, attenzione,
su questi principi, i principi primi, fondamentali della mia filosofia, non ci sarà mai nulla di scritto, lo dice lui stesso, Platone, alla lettera settima, è lo stesso Platone che ci autorizza, che autorizza i sostenitori, vedremo chi sono, poi anche nel dettaglio, alla prossima lezione, i sostenitori dell'esistenza delle dottrine non scritte, è lo stesso Platone che li autorizza a pensare che esistano dottrine che lui riserva all'oralità, che lui non insegna, non mette per iscritto. Platone stesso, se la lettera settima è autentica, ce lo dice esplicitamente. Io non ho mai insegnato a Dioniso, il tiranno di Siracusa, i miei primi principi, e le parti basilari, i principi basilari della mia filosofia. E sui principi basilari della mia filosofia, dice Platone, non vi è né vi sarà mai nulla di scritto, facendo quindi intendere che lui ha messo per iscritto alcuni aspetti della sua filosofia, quelli che si possono divulgare a un pubblico amorfo, ma non le cose principali, cioè le basi, magari più difficili, che lui, basi della sua filosofia, che lui riserva solo all'insegnamento orale, all'insegnamento dei suoi discepoli nell'accademia. La questione è molto complessa, io cercherò di sintetizzarvela alla prossima lezione, perché per poter leggere Platone, per leggere Platone e intenderlo davvero, non basta leggere e prendere passivamente per buone le cose che noi abbiamo negli scritti. Purtroppo bisogna capire i riferimenti che all'interno degli scritti Platone fa alle dottrine orali. Quindi Platone va letto, tra l'altro, con dei rimandi continui tra un dialogo e l'altro. Va letto trasversalmente tra i vari dialoghi, quindi è difficile da interpretare. I dialoghi conterrebbero dei rimandi, come vi ho detto, anche attraverso i miti, ma non solo, vedremo come, dei rimandi che alle dottrine orali, che solo coloro che hanno ascoltato le dottrine orali all'interno della scuola di Platone e l'Accademia possono comprendere leggendo. Gli altri comprenderanno alcune cose più superficiali, ma non tutto, non i principi fondamentali. Platone stesso nella lettera settima dice di non aver mai messo per iscritto i suoi principi fondamentali. Quindi si suppone che esista una dottrina orale di Platone, un Platone esoterico, un Platone che ha affidato solo al dialogo, alla oralità, alcune sue dottrine, magari alcune proprio delle sue dottrine invece fondamentali, che magari sono pure alla base della dottrina delle idee. Alla base delle idee vi sarebbe qualcos'altro di fondamentale che Platone non avrebbe mai messo per iscritto. Gli agrafa dogmata. Agrafa, sapete, alfa privativa, grafo vuol dire scrivo, cioè non scritte. Dogmata, dogmi, dottrine. Esistono davvero queste dottrine non scritte di Platone? Questi agrafa, ve lo scrivo anche in greco. Sono davvero i principi base di Platone? Sono qualcosa di meno importante? Oppure è falso che esistano queste dottrine non scritte? Allora come si spiega quello che Platone dice nella lettera settima, oppure nel famoso passo del Fedro che vedremo nella prossima lezione, sulla critica alla scrittura e sulla superiorità dell'oralità rispetto alla scrittura? È una questione complessa, ma per capire Platone, per leggere correttamente Platone, ormai non si può più prescindere da questo problema su cui esistono differenti risposte. Non è che tutti gli studiosi sono d'accordo. Lo vediamo la prossima volta. Il Platone esoterico, esistono o no le dottrine non scritte, quali importanza hanno nel pensiero di Platone? Arrivederci, grazie.